anni, in 2 anni che è stato con Oase, stanno stampando, pubblicando una rivista che porta tanti articoli da associazioni, una bella voce sul settore in generale e grazie mille. Grazie, Lorenzo, per l'invito ovviamente. Secondo anno che siamo qui perché quest'anno presentiamo appunto questo progetto. Giusto 2 parole per chi non ci conosce, Oase è un'azienda tedesca nata nel 1949, è l'azienda diciamo, di punta per la più grande nel settore aquatics, settore così definito che comprende acquariologia, laghetti, biopiscine e fontane. E per dare qualche numero abbiamo 7 brand produtti in tutto il mondo. Quello in Italia è il Competence Center dell'acquariologia, per quello che sono qui, quindi da noi si fanno, avete capito, dal 1900 sono Veneto, e quindi vicino a Bassano del Grappa, tra l'altro, così proprio molto vicino anche a dove viene Giacomo. Siamo praticamente in 70 e produciamo tutti i prodotti tecnici di acquariologia. Quindi Biomaster conosce i prodotti, principalmente le bombe, riscaldatori. Però appunto non sono qui per parlare dell'azienda, ma appunto di questa iniziativa editoriale che appunto è partita 2 anni fa. Allora, sostanzialmente, appunto, oggi mi premeva raccontarvi la nascita e l'introduzione di questa rivista per spiegarvi come mai abbiamo deciso di fare una cosa così, che comunque comporta, come immaginate, come penso immaginiate, un bel investimento in termini di tempo e anche economico. Allora, sostanzialmente noi abbiamo visto che abbiamo analizzato un po' il mercato, abbiamo visto che mancava una rivista che potesse, concentrare su di sé le diverse anime nel mondo del settore aquatics. E anche rimanendo all'interno dell'acquariologia mancava una cosa che potesse raccogliere tutte le varie sfaccettature che l'acquariologia ha, perché infatti ci sono un sacco di associazioni, però sappiamo che come le associazioni, così ancora è stato esasperato questa cosa qui dai social, c'è difficoltà nel divulgare, quando ci sono certe tendenze a lavorare un po', a vivere un po' in delle bolle, cioè succede che magari super esperti o appassionati di un certo tipo di pesce poi conoscono a malapena addirittura sconoscono un pesce molto fine perché semplicemente fa parte di un altro gruppo. Quindi questo non solamente nell'acquariologia ma anche proprio a livello un po' più ampio, quindi in tutto il settore aquatics. Ecco che quindi è nata questa idea che mancava, volevamo in realtà partire con l'idea di dire facciamo una sponsorizzazione, una rivista, in qualcosa che sia di questo tipo, però non avevamo fatto niente nel mercato. Quindi lì ci siamo detti bene, perché non dobbiamo farlo noi. Quindi sostanzialmente è una cosa che appunto non ha come vedete, che abbiamo lasciato in maggio come copie, deve essere una cosa distaccata dall'azienda, infatti ci sono dentro comunque articoli anche di altre aziende e anche sponsorizzazioni di altre aziende, proprio perché non vogliamo che sia una cosa più aperta possibile e non focalizzata, non è uno strumento di propaganda aziendale, tutt'altro, è uno strumento proprio di condivisione di diverse anime, di diversi che legano soprattutto il lobby degli acquari, dei laghetti, ma anche l'utilizzo e la passione magari delle piscine o perché no, delle fontane. Ecco, quindi subito dire che sostanzialmente non è stata pensata per un utilizzo, sensibilizzato B2B o B2C, quindi non direttamente legata al mercato o direttamente legata ai consumatori, ma è appunto un'idea di avere una piattaforma di condivisione di esperienze. Parte molto fondamentale di questo lo fanno soprattutto anche gli stakeholder, quindi gli influencer, i consumatori ovviamente, però anche e soprattutto le associazioni. Raccogliamo varie associazioni, qui ad esempio abbiamo Livio, lo conoscete tutti, Livio Leoni, presidente un po'
15 che si può evincere dalla fonte della copertina. Ovviamente il numero 2, da soli, parla soprattutto di carpoponi, poi il 3 è quello diciamo più distribuito, qui è il primo numero che parla di archeologia, quindi lì ci sarà una maggioranza di articoli di archeologia, però ci saranno anche all'interno degli spunti sulle piscine, sul micro ornamentale o sulle fontane, proprio per dare un'idea comunque generale. L'altro numero che poi andremo a vedere dell'archeologia è il numero 7. Quindi il numero 1, lo dico in maniera molto veloce, è stato una dichiarazione dei tempi, quindi abbiamo un po' lanciato la sfida per vedere se qualcuno ci veniva dietro sostanzialmente, perché ovviamente se eravamo da soli non saremmo arrivati al numero 7, se saremmo tornati molto prima. Per fortuna l'invito è stato accolto da molte associazioni, anche come ho detto prima, da anche diciamo, altre aziende che sulla carta magari sono anche dei concorrenti di Oase, però poco importa, alla fine quelli che abbracciano gli stessi valori, l'idea comunque di divulgazione e soprattutto di dare delle informazioni dei prodotti di qualità sul mercato che permettano di alzare il livello comunque di questa passione che ci unisce tutti quanti anche oggi in questa sala, è ovviamente del benissimo. Il numero 2 ci siamo concentrati sul Giappone, sull'acqua viva, quindi c'era una predominanza di articoli di questo tipo, perché ovviamente c'è il laghetto che l'acquario del giardino, quindi sostanzialmente è una cosa molto molto comune, tanti che hanno il laghetto hanno anche l'acquario e viceversa. Magari sono partiti con acquariofili, poi hanno il giardino, magari perché si sono spostati dall'appartamento, sono andati in un'abitazione diciamo singola o comunque con un giardino, si sono spostati in questa, hanno aumentato la loro passione a questo livello. Il numero 3, come ho detto prima, è il primo dedicato alla coreologia, quindi ci sono vari interventi, ci sono delle rubriche fisse come quella di Guido Leoni, di cui ho parlato, l'associazione italiana di ciclofoni, con cui collaboriamo da diversi anni, e se no ci sono anche degli altri punti di vista, quindi c'è un'altra rubrica fissa che è fatta da Aquascape Gloria Cigliello, ad esempio, che parla appunto dell'acquario, non dal punto di vista appunto dell'animale, come magari di più ovviamente l'associazione italiana di ciclofoni, ma dal punto di vista un po' più estetico e soprattutto riguardo alle piante, quindi l'equilibrio, il fatto le proporzioni, tutto il mondo del Giappone sostanzialmente negli acquari. Ok, il numero 4 magari vi invito anche a scambiarlo se volete darci un'occhiata, perché l'ho distribuiti un po' a caso in base ai numeri. Ci sono dei temi specifici come la presentazione appunto degli spazi acquatici, l'evoluzione tecnologica, le piscine, design biochimico e le fontane musicali. Allora, la cosa principale che magari pochi conoscono sono le biopiscine. Questa è un'area che sta crescendo tantissimo proprio per la sensibilità che aumenta di anno in anno, negli anni, per avere sostanzialmente una piscina che sia esente dai chimici quali gli acidi per regolare il pH e chiaramente il cloro come disinfettante. Sono dei filtri biologici, esattamente quelli di un acquario, solamente scalati chiaramente a dei livelli che possono permettere di avere acqua sempre cristallina come quella degli acquari dei tenuti sostanzialmente. Ecco, nei numeri 5 e 6 ci siamo concentrati sulla sostenibilità, che questo è un tema molto caro che ha l'importanza di anno. E l'abbiamo diviso in due fetti importanti perché è un tema bello grosso. La prima è quella dell'acquacoltura e l'idroponica, perché noi comunque abbiamo delle conoscenze, dei collegamenti sempre a livello
sono quelle tradizionali che però creano dei problemi a livello di equilibrio, soprattutto dei litorali, e quindi esplosioni algali, altri problemi che ci sono anche banalmente nelle spiagge d'estate, ma anche proprio c'è uno sviluppo ulteriore nell'entroterra per permettere di allevare dei pesci commestibili, branzini anche, quindi sì, pesci buoni, dei pesci classici di lago, cui siamo meno abituati al gusto, e stiamo andando un po' in quella direzione, quindi se qualcuno è anche interessato è una cosa interessante da capire dove l'umanità, diciamo, da questo punto di vista si sta spostando. Il 6 è concentrato sul problema dell'eutrofizzazione, che è un problema poco noto ma molto molto importante. Sostanzialmente negli ultimi anni, essendo cresciuta tantissimo, negli ultimi 20 anni, essendo cresciuta tantissimo l'agricoltura intensiva in tutto il mondo, succede che praticamente i concimi che buttiamo nei campi alla fine vengono per pioggia drenati e finiscono nella parte un po' più bassa nella parte terminale, diciamo, del ciclo dell'acqua, e quindi di conseguenza fiumi che poi finiscono nei laghi. Laghi che si trovano a essere ipernutriti e di conseguenza succedono esplosioni algali che diventano molto più frequenti, quindi problemi anche di salvaterri, di possibilità ad esempio banalmente di farsi bagno, oppure delle moglie di pesci o addirittura di incendi acquatici. E poi soprattutto anche il fatto che queste alghe poi morendo generazione in generazione vanno a depositarsi e aumentano proprio il livello del fondo, e ci sono degli esempi proprio anche vicino a casa mia in Veneto, dove ci sono dei laghi che erano praticamente abitati e vissuti del Paleolitico, quindi sono anche storici, e c'erano trovato sono sostanzialmente di importanza storica, che stanno scomparendo, perché ormai il fondo è arrivato a meno di 2 metri, quindi se non si fa niente diventeranno nel tempo delle paludi e poi spariranno. Questo è il normale ciclo che normalmente succede. Il fatto è che adesso è successo in 20 anni, invece nei passati 12.000 anni non sarebbe più stato. Questo è l'intervento di uomo che è stato. Quindi abbiamo tutta una soluzione biologica per riuscire a limitare questi effetti. Sono descritti nel numero 6. Ecco, l'ultimo numero disponibile, che purtroppo non è dato alle stampe, ma non è arrivato, quindi non lo trovate qui, è il numero 7, su cui torniamo di nuovo, come vedete dalla foto della copertina. L'argomento è la coreologia. Quindi l'articolo principale è quello dedicato ai Polydorus, che appunto è stato scritto da Lorenzo, e poi questi vedete sono tutti gli altri contenuti. Potete trovarlo questo come tutti gli altri online, lo potete trovare. Questo tanto vi faccio vedere solo qualche faccia della mia, sono uno del direttore responsabile di questo progetto, e perché ovviamente c'è tutta una redazione che lavora a questo progetto. Qui potete appunto col QR fare una foto e potete accedere al numero 7, che è uno degli articoli molto densi di qualità, secondo me, proprio sulla coreologia, quindi visto che questo è un appuntamento di acquariofili, ha senso che proviate a darci un'occhiata. E ecco, appunto, ci tengo a dire che non è solo una rivista, ma è uno spazio aperto, e quindi tutti quelli che amano l'acqua o che hanno le passioni che riguardano appunto l'acqua, come la coreologia, hanno una piattaforma su cui poter anche lavorare attivamente. Quindi se volete, se avete delle idee, o ad esempio anche un semplice mi piacerebbe leggere un articolo su questa cosa qui, vi invito a scrivere a info.it
grazie